Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique di febbraio tutta nuova, febbraio 2025, 35 lavori con tutti i cartamodelli. Come primi abiti abbiamo la giacca Labo Art, taglia dalla 40 alla 46, può essere realizzato in poplin, battista, piqué, shantung e twill elasticizzati e ha 3 pallini su 5 di difficoltà ed è un capo, diciamo una giacca camicia, ecco, sembra quasi una giacca camicia, mentre qui abbiamo dei pantaloni che vediamo qua nel dettaglio, sono stupendi, rimangono veramente molto larghi in diciamo nel fondo e sono il numero 02, ha una stellina, quindi facilissimi, taglia dalla 40 alla 46, eleganti, sbarazzine e ma anche formali. Questi pantaloni si adattano perfettamente alla vostra personalità in base agli accostamenti, colori, gioielli e accessori. I tessuti alterni che possiamo utilizzare sono il panno di maglia, il camoscio, il crepe di maglia, la maglia compatta, la maglia spalmata, il jersey sgarzato o felpato, la ciniglia, tecno e elasticizzati. E questo è il figurino. Mentre qui abbiamo questo abito che è un abito chemisier maxi, che è il numero 03, abito che va dalla 38 alla 44, morbido, delicato, grintoso, abito da cocktail con nastro in vita. Ovviamente puoi indossarlo anche con una cintura che hai, magari di un colore che sta bene con il colore dell'abito che sceglierai. Ti faccio vedere il figurino, mentre qui abbiamo la giacca di tweed che è la numero 04 e va dalla taglia 38 alla 44 ed è la classica giacca, ha un bavero molto grande e si può indossare sotto la giacca un modello over in tartan, taglio maschile che richiama Carrie di Sex in the City. I tessuti che possono essere utilizzati, oltre ovviamente al gessato, lo spigato gessato e il piede pull, bottonato, diagonale, Chanel, panno e velluto rasato, tutti elasticizzati. La caratteristica sono i bottoni della stessa stoffa tessuto con cui è stata realizzata la maglia, dello stesso tessuto con cui è stato realizzato la giacca. Qui abbiamo il gilet, te lo faccio vedere da vicino. Anche questo è il figurino, è il numero 05, va dalla 38 alla 44, gilet che sinceramente io non amo i gilet, vabbè, ha nel davanti dei bottoni, asole e bottoni, delle taschine e si accosta, di questo colore si può accostare a tantissimi outfit. I tessuti alternativi sono il velluto a coste, rasatello, panno, tessuto scamosciato, flanella, leggera e lana, cotta e pile. E qua è il figurino. Qui abbiamo la camicia che ha una stellina, quindi facili da realizzare, indossata con un denim. Questa camicia ti risolverà tante situazioni, qua scrive. Assolutamente di sì, perché la puoi indossare chiusa, la puoi indossare aperta, copre quindi le spalle ed è molto particolare perché ha le spalle molto scese, ha il colletto e poi i bottoni nella parte del davanti e i tessuti che possiamo utilizzare sono lo spigato, gessato, piede pull, bottonato, diagonale, Chanel, panno e velluto rasato. Indossato e questi bellissimi pantaloni, veramente molto larghi, forse anche troppo, ecco. Io amo i pantaloni larghi, lo sai, però questi oversize sono, non lo so, li farei un pochettino più stretti e sono il numero 07, a 3 stelline, vanno dalla taglia 38 alla 44 e in effetti sembrano una gonna perché sono veramente molto ampi e sta bene anche questo un po' con tutto. In effetti, se pensiamo un po' di fare un pantalone gonna, è molto carino e originale.
perché lo possiamo indossare anche come se fosse una gonna, anche se poi alla fine è un pantalone. In questo caso è stato realizzato in bianco, la vediamo anche, li vediamo anche qui. I tessuti sono denim, shantung, il gabardine, velluto, panno leggermente, tutti elasticizzati. Sappiamo che l'oversize è molto di moda, a me non è che piaccia particolarmente. Quest'abito, che è il numero 08, va 2 stelline di difficoltà, quindi non è tanto difficile, è un abito che va dalla 40 alla 46 e come puoi vedere è veramente molto bello. A me non piace sinceramente abbinato alla camicia, mi piacerebbe indossarlo senza camicia e diventa anche un abito molto elegante, carino e indossabile anche per l'estate, perché il modello lo puoi utilizzare anche per diciamo per l'estate, ecco. I tessuti che possono essere utilizzati sono spigato, gessato, piede pull, abbottonato, diagonale, Chanel, panno e velluto, velluto rasato e tutti elasticizzati. E poi abbiamo la giacca la vediamo qui, è una giacca diciamo non è tanto facile da realizzare perché è a 3 stelline. Abbiamo la particolarità del dietro che rimane aperta con un bello spacco e il taglio è maschile, è chiusa da asole e bottoni e poi ha una tasca da una parte e poi ha le maniche a giro a 2 pezzi. Poi abbiamo la camicia, io ne ho una molto simile, questo è il classico capo che non dovrebbe mancare nel tuo guardaroba ed è il numero 10, ha 3 stalline e va dalla taglia 40 alla 46. È un modello che rimane un po' largo, come puoi vedere, ha gli spacchetti nei parti laterali, una taschina che puoi fare o non fare, poi ovviamente ha asole e bottoni nella parte del davanti ed è diciamo lo puoi utilizzare dei tessuti come il piqué, lo shantung, il twill, il battista ed è consigliato utilizzare dei tessuti elasticizzati. Può essere indossata anche dentro i pantaloni, ovviamente. La camicia bianca è un must have per quanto riguarda il nostro guardaroba. Eccoci qua, abbiamo uno Spencer, lo vediamo qua, lo vediamo più da vicino, è il numero 11 e questo è 4 stelline su 5, quindi abbastanza difficile, non è adatto a chi sta iniziando a cucire, anche perché come puoi vedere dal figurino è tutto tagli e quindi è di difficile realizzazione. Va dalla taglia 40 alla 46, i revers della giacca vengono completamente destrutturati e diventano un disegno sul décolleté, ma comunque hanno questa zip che la rende moderna e anche facile da indossare. I tessuti rasatello di cotone, velluto, panno, crepe, tutti elasticizzati. Qui abbiamo 2 modelli, abbiamo l'abito che vediamo qui che è indossato qua sotto la cappa, ma vediamo l'abito ha 3 stelline, è il numero 12, taglia dalla 40 alla 46, quindi arriva ad una taglia più larga, collo a barchetta e silhouette che abbraccia ogni tipo di fisicità perché ha delle pants che la modellano in vita. Vedi, il figurino è tagliato in vita, ha delle pence sia sul davanti che nella parte del dietro, è veramente bellissimo questo abito, sta veramente bene a tutti i tipi di fisico, è vero, e poi guarda nella parte del dietro, veramente fantastica, mi piace da morire. Come mi piace moltissimo anche la cappa che è la numero 13, ha 3 stelline, taglia dalla 40 alla 46, è tessuto sostenuto, quindi essendo stata cucita con un tessuto sostenuto, diciamo che rimane bella rigida e hai 4 bottoni, anzi 6 bottoni sul davanti, hai un colletto veramente molto carino, le tasche sempre sul davanti e le maniche diciamo a 3/4. I tessuti panno, vigogna, velluto, piede pull e spigato. Qui
Qui abbiamo un altro abito che mi piace tantissimo. Gli abiti tra l'altro della mia boutique sono il top, quindi te lo consiglio vivamente, e questo sarebbe carino da fare anche quest'estate. È il numero 14, a 2 stelline, va dalla 40 alla 46 ed è bellissimo abbinato, come puoi vedere, anche a una collana di perle, a una collana, non so, argentata o dorata, a seconda dei gioielli che ti piacciono di più, ed è il classico tubino che possiamo veramente sfruttare tantissimo, e io amo follemente i tubini, e questo è veramente carino. Dal figurino puoi vedere che è tagliato diciamo sotto il seno, ha delle pence sia nella parte davanti che nella parte del dietro, ce n'è a lampo e nel dietro, e uno spacco sempre nel dietro. I tessuti alternativi sono lo Chanel, gessato, spigato, principe di Galles, piedi pull, panno e velluto. Poncio numero 15 a 2 stelline, nato come un capo di abbigliamento comodo per cavalcare. Sì, era utilizzato molto dalle cavallerizze, e nel tempo, come tutti i tipi di abbigliamento, sono stati riformulati in modo da poterli utilizzare anche per uscire, e diventando anche elegantini. Come puoi vedere, ha il collo alto, ha una forma diciamo circolare, e è veramente molto carino. A me non stanno bene i poncho, però questo veramente mi piace moltissimo. Puoi utilizzare come tessuti il jersey felpato, la lana cotta, maglia bouclé, tutti elasticizzati, e questo è stato realizzato in lana cotta. Trendy chic, abbiamo un altro abito, e qua veramente ci stiamo sbizzarrendo con gli abiti. Te lo faccio vedere da vicino, eccolo qua, è il numero 16 a 3 stelline, va dalla taglia 38 alla 44, e che è definito da chi lo indossa. Il maxi rombi distolgono lo sguardo alla silhouette. È la caratteristica poi di questo abito, tutti questi tagli, è tagliato anche qui, e quindi ha questa parte diciamo che può essere realizzata anche un tessuto di colore diverso, per esempio, per se la vuoi modificare. E questo è il figurino. Qui abbiamo il cappotto, veramente bellissimo, molto femminile, è il numero 17 a 2 stelline, va dalla taglia 38 alla 44. Diciamo che è molto bon ton, infatti mi piace molto, ha delle pence nel davanti e rimane quindi sciancrato, quindi avvitato, e va un pochettino a svasare verso il fondo, e arriva più o meno alla modella, chiaramente al ginocchio, sopra il ginocchio. Ovviamente volendolo puoi fare più corto, però tieni conto che perderà la linea, oppure più lungo. I tessuti sono panno, feltro, lana cotta, tutti elasticizzati. Bellissima è anche la gonna che vediamo qua, che ha 3 stelline al numero 18, va dalla taglia 42 alla 46. In questo caso è caratterizzata dal fatto che sul davanti ha una sorta di sovrapposizione, cioè dietro è liscia, ha un cinturino nella parte del davanti, e nastri dorati piuttosto che nero su nero, li puoi fare anche così, per realizzare un fiocco annodato in alto, quindi possiamo realizzare un bellissimo fiocco. Si può confezionare con la frisottina, crepella, velluto, panno, cadì, rasatello di cotone, tutti elasticizzati. Mentre qui abbiamo un giaccone che ha 4 stelline, quindi è di difficile realizzazione. Anche questo arriva fino alla taglia 48 e parte dalla 42, e il numero 19 è molto strutturato, è molto particolare, perché come puoi vedere ha si può indossare sia chiuso, come in questo caso, oppure con i baveri aperti. Ricorda le passerelle dell'ultima moda, diciamo, perché giocano molto su tutti questi tagli di sbieco e via dicendo. I tessuti che puoi utilizzare sono velluto, panno, Chanel, piedi pull e spigato, oppure lana alpaca, e poi vabbè, tessuto in lana a contrasto. Vi faccio vedere la particolarità del bavero.
veramente molto particolare. Vediamo anche il figurino nel dettaglio. E qui abbiamo una camicia. La camicia numero 20 a 3 stelline e va dalla taglia 42 alla 48 e si rifà alle passerelle di Gucci che hanno lanciato appunto questa tipologia di camicia e quindi praticamente a noi ci piace tanto, è veramente molto carina, rimane molto morbida e larga. Sul davanti ha una sorta di fushak che possiamo, mi sembra, di fushak molto particolare. Ha l'elastico sia nelle maniche che nel fondo, ovviamente nell'orlo puoi anche non mettere l'elastico e poi fare un fiocco con la parte diciamo del collo, Abbinati ai pantaloni skinny, pantaloni che metteranno in evidenza se hai bellissime gambe come questa modella, e sono il numero 21 a 2 stelline, taglia dalla 42 alla 48. Se non ne hai uno nell'armadio devi provvedere assolutamente, anche perché poi gli skinny si abbinano tantissimo con tanti look. Ovviamente se hai delle gambe prosperose io te li sconsiglio. La caratteristica è che hanno delle cuciture laterali che possono essere realizzate in un tessuto diverso oppure a contrasto. Infatti le parti laterali abbiamo il vellutino, quindi i tessuti possono essere il vellutino di ciniglia, la felpa, la maglina compatta, tutti elasticizzati, mi raccomando, perché se no non ti stanno. Puoi abbonarti alla mia boutique ricevendola a casa con il 47% di sconto, quindi un anno ti viene invece che 113,90 59,90. Tra l'altro hai una macchina da cucire tascabile in regalo. E poi seguire qua, puoi contattare subito per abbonarti con l'aiuto degli assistenti, dei loro assistenti. E qui abbiamo la Sariana, veramente bellissima, è una meraviglia. Te la faccio vedere da vicino, guarda il figurino che cosa è meravigliosa, e però come puoi vedere è molto molto difficile da realizzare. È la numero 23, le taglie vanno dalla 40 alla 46, dal safari alla city. Si trasforma anche in un pezzo sofisticato abbinato ad una minigonna oppure a dei pantaloni eleganti come in questo caso. E il pantalone lo vediamo qui, è il numero 22. Questo è il figurino. Eccoli qua, i pantaloni sono a 3 stelline, taglia dalla 40 alla 46 e vagamente ricordano lo stile militare, rimangono belli larghi, hanno il risvolto che a me piace tantissimo, il risvolto, le tasche laterali, hanno un bel cinturino che insomma cinturino con patta e ce n'è a lampo. Puoi realizzarlo in principe di Galles, spigato, vigogna e gabardine, leggermente elasticizzati. Faccio vedere anche insomma tutte le. Qui abbiamo un modello, un vestito molto particolare che in questo caso è stato utilizzato due tessuti completamente diversi, quindi un pizzo e un altro diciamo tessuto. In questo caso è stata utilizzata lana pettinata. Diciamo che non è necessario che tu utilizzi veramente questi tessuti così diversi, puoi utilizzare anche lo stesso tessuto. Ha lo scollo che è asimmetrico, che poi continua, tipo pensa a questa parte, diciamo che arriva fino al fondo, ed è veramente originale, devo dire la verità. Queste geometrie e con questo accostamento di tessuti diciamo che rende questo capo sensuale e originale. La giacca numero 25 a 3 stelline va dalla taglia 42 alla 48 ed è molto molto carina.
è caratterizzata da tutti questi bei bottoni grandi nella parte del davanti, dalla cintura in vita realizzata dello stesso con lo stesso tessuto con cui è stata realizzata la giacca, va dalla 42 alla 48 ed è una giacca barra tipo vestaglia. Le maniche rimangono molto larghe, però se non ti piacciono così larghe, ovviamente le puoi anche stringere se sei brava con con le modifiche dei cartamodelli. Come tipo di tessuti: spiegato, pesante panno di lana, piede pull, velluto, tweed. Altro vestito, qua abbiamo veramente il top del top dei tubini. Io amo i tubini tantissimo. Ed eccolo qui il numero 26 a 2 stelline, va dalla taglia 38 alla 44 e questo può essere indossato ovviamente in tanti modi. È caratterizzato dal fatto che è tagliato in vita, ha delle belle pence sia nel davanti che nel dietro che fanno sì che la figura sia bella avvitata. Lo scollo è quadrato, veramente bellissimo, bellissimo. I tessuti crepe, gabardine, frisottina, panno e velluto, tutti elasticizzati. Qui abbiamo un abito che è il numero 27 a 3 stelline, va dalla taglia 42 alla 48 e questo è realizzato in due tessuti diversi, come puoi vedere. Elegante, sì, molto bello. Anche l'animalier, io non sono contro l'animalier, però se non ti piace chiaramente puoi utilizzare o lo stesso tessuto, quindi monocolore, oppure giocare anche in questo caso con i tessuti a te preferiti. Comunque i tessuti che puoi utilizzare sono per esempio il panno, la lana cotta, il feltro tecnologico, però devono essere tutti elasticizzati. Qui invece abbiamo l'abito, lo vediamo qua. Eccolo qua, anche in questo caso è stato utilizzato due tessuti diversi, ma ovviamente puoi utilizzare anche un tessuto dello stesso colore, e questo è un abito a una pallino. Quindi se vuoi iniziare a cucire, questo è l'abito che fa per te, un abito che potrai indossare in tantissime occasioni. Va dalla 42 alla 48, semplice però adatto per chi ama il dettaglio stravagante su un modello pulito. Quindi lo stravagante chiaramente è il maculato, però volendo puoi utilizzare un tessuto anche a contrasto però dello stesso colore, ecco, come ti dico sempre. Poi mi piacciono moltissimo questi abitini indossati con gli stivali, come in questo caso. Guarda che carino, veramente splendido. E poi qua invece abbiamo il cappotto che è a 3 stelline, numero 29, va dalla 42 alla 48, è di classico color cammello e si può abbinare ai toni cioccolato o specialmente nella scelta di accessori in pelle. E in questo caso vediamo il figurino, eccolo qua, spero che si veda il figurino. I tessuti possono essere il panno, vigogna e pesante frisottina. Qui abbiamo invece la moda taglie forti e abbiamo la casacca, che è questa qui che vediamo, è a 2 stelline al numero 30, va dalla taglia 52 alla 58, ha le spalle scese, è tagliata ovviamente, è tagliata sul davanti con un colletto abbastanza piccolo, diciamo, ha le spalle scese e diciamo che rimane molto morbido. Ecco, i tessuti che puoi utilizzare sono il crepe, il raso, il cadì, frisottina, devono essere più o meno leggeri. E qui possiamo vedere questi bellissimi pantaloni che sono il numero 31 e ha un pallino di difficoltà, quindi se stai iniziando a cucire questi fanno apposta per te. Tra l'altro arrivano fino alla taglia 58 partendo dalla 52. Sono comodi, adatti ad ogni corporatura e puoi abbinarli veramente con tantissimi look. Puoi utilizzare come tessuto il crepe, raso, cadì, frisottina di peso medio o leggero. Allora, bellissima gonna, la numero 33 a 2 stelline, va dalla 42 alla 48. È una gonna che può essere, a seconda del tessuto che utilizzerai per farla, può essere una gonna
elegante o addirittura anche sportiva, ed è caratterizzata dal fatto che davanti è più corta rispetto a dietro, rimane molto voluminosa e ha una cintura nella parte, cioè è chiusa da una cintura. I tessuti che puoi utilizzare sono ciniglia, maglina, felpa di cotone, ma secondo me lo puoi utilizzare come tessuto anche un jeans che sia non troppo pesante, medio peso, ecco. Guarda che meraviglia la camicia. La camicia è molto particolare perché, come vedi, ha questo, diciamo, questa V e la parte davanti ha questo scollo a V, quindi molto particolare, è chiusa da bottoni e ha un colletto che può rimanere anche alto, quindi lo puoi tenere anche alto come in questo caso, ed è la numero 32 a 3 stelline, va dalla 46 alla 52. Valorizza il décolleté e ti basterà indossare una pencil skirt, quindi una gonna a tubino, o i jeans, assolutamente d'accordo. Bello anche il bianco. Sarà che io adoro le camicie bianche, le trovo veramente molto molto eleganti, e il pulsino è bello alto. Qui abbiamo un tailleur, abbiamo la gonna che è la numero 34 a 2 stelline, va dalla 46 alla 52, e diciamo che questa gonna è di facile realizzazione, non è tanto difficile. Ha il cinturino in vita, ha la cenea a lampo nella parte del dietro, ha lo spacco sempre dietro e delle tasche nella parte del davanti, ed è una classica gonna a tubino. Che è molto bella la giacca, che è la numero 35, non è facile perché ha 4 stelline e va dalla taglia 46 alla 52. La particolarità è che rimane asimmetrica, vedi? Ecco, è un gioco di asimmetrie che quest'anno vanno veramente molto di moda, e veramente molto carina, assolutamente. I tessuti alternativi che possono essere utilizzati, o comunque i tessuti che possono essere utilizzati per questo tailleur, sono lo spigato, gessato, piede pull, panno, velluto a coste, 1000 righe, tutti elasticizzati. E queste sono le anticipazioni del numero di marzo. Guarda che meraviglia! Per le cerimonie e per i matrimoni. Abbiamo terminato di sfogliare insieme la mia boutique di febbraio 2025. Fammi sapere se ti è piaciuta e quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, che ti hanno colpita, e se comprerai la rivista, il giornale. Io ti mando un grande bacio, per un prima ti invito a iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel like, un pollice in su e un commentino qua sotto se non hai voglia di scrivere, il solito cuoricino che ti chiedo sempre, o un emoticon a tua scelta, e così so che sei passato o sei passata, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!